Con Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre siamo nel periodo barocco e stiamo parlando di una musicista famosa, veramente famosa. Ecco cosa diceva di lei lo studioso francese Tillet in questa frase, tralasciate la prima parte. Però nella seconda viene messo estremamente in evidenza e anche valorizzato quelli che erano i talenti di questa musicista, sia per la composizione che per l'esecuzione. Prendiamo un'altra testimonianza. Gottfried Walther, musicista, compositore tedesco, nel suo Musikalisches Lexikon, che è, consideratelo, il padre dei dizionari di musica, definisce Elisabeth Jacquet in questo modo: miracolo del nostro secolo. Siamo con questa sua definizione, siamo nel 1732, anche qui è morta da poco, quindi è un riferimento di notevole importanza, quindi stiamo proprio parlando di una musicista che era estremamente riconosciuta in vita e anche dopo, ed è stata riconosciuta per tutto il Settecento. Poi, ecco, nel XIX secolo il suo nome, la sua musica è sparita in un silenzio totale, per poi riavere una graduale riscoperta intorno agli anni '80 del 1900. Allora, credo che sia giunto il momento di ascoltare la sua musica. Quale miglior biglietto da visita? Era l'Ouverture d'Acéphale et Procris, che è un'opera, una tragédie lyrique, con prologo e 5 atti, ed è stata la prima opera composta da una musicista francese, e questa compositrice ha avuto anche l'opportunità di vedere rappresentata la sua opera. A onor del vero, non è stata rappresentata poi così tanto, perché non ha avuto un gran successo, non per colpa della Jacquet. Lei, anzi, in quel periodo siamo, la prima rappresentazione nel 1694, in quel periodo lei era all'apice del suo successo, quindi la parte musicale non è imputata nell'insuccesso di quest'opera. Diciamo che ci sono due cose che hanno contribuito all'insuccesso. Il clima in Francia nei confronti della forma dell'opera non era particolarmente favorevole. E per di più, e questo lo sottolineiamo in maniera molto evidente, il librettista non ha fatto proprio un capolavoro. Ha sicuramente una buona responsabilità per quanto riguarda l'insuccesso, poi ne riparleremo. Però facciamone anche un ascolto. Prima abbiamo sentito l'ouverture, quindi una parte strumentale, opera, composizione vocale. Sentiamo un momento, un duetto, un duo tra Flore e Pan, e anche, sentirete, entrerà anche il coro, ovviamente sempre tratto da Acéphale et Procris. Chantons, chantons, sa valeur immortelle. Chantons, chantons, sa valeur immortelle. Qui vit
Adesso vi faccio una sintesi, ma proprio una sintesi di quella che è la trama di questo Cefale Procri, ovviamente legata alla rappresentazione che abbiamo detto con un certo insuccesso. Il librettista si è ispirato al mito raccontato nelle Metamorfosi di Ovidio. Quindi abbiamo Cefale che ama Procri. Cefale ha un rivale, il principe di Tracia. Questo principe è aiutato dagli dei, in particolar modo da Aurora, che è innamorata di Cefale. Quando Aurora si sente respinta da Cefale, lancia un incantesimo e fa credere a Procri che Cefale le sia stato infedele. Poi però Aurora cambia idea e riconvince Procri della fedeltà del suo Cefale. Quindi Procri correrà dal suo amato, ma lo troverà in lotta, in combattimento con il principe di Tracia, quindi i due rivali nello scontro diretto e fisico. Procri accidentalmente verrà ferita a morte dal suo Cefale e quindi morirà lasciando il suo amato, il suo amante, addolorato. Chiudiamola qua. Come abbiamo detto, la Jacquette è una musicista riconosciuta, apprezzata in Francia, ma anche in Europa. Ma come si è formata? Quindi facciamo un attimo di conoscenza da un punto di vista biografico e anche di formazione. Lei nasce a Parigi nel 1665. A 5 anni si esibisce alla corte di Luigi XIV, del Re Sole. E da quel momento lui la sosterrà finanziariamente, la accoglierà a corte e lei avrà la possibilità di coltivare le sue doti, approfittando di quelle che sono, di quelli che erano gli insegnamenti dei più illustri musicisti di corte. Non solo avremo la sua preparazione, la sua educazione musicale, ma anche un'educazione sociale, quindi verrà aiutata a tutto tondo. A 19 anni si sposa con Marraine Delaguerre, organista. Intorno al 1704, credo sia la data esatta, al periodo più buio della sua vita, moriranno sia il marito che il figlio, e da quel momento lei si ritirerà quasi completamente dalla vita pubblica, quindi i suoi concerti come virtuosa di clavicembalo, che erano apprezzatissimi, lei era veramente estremamente apprezzata come clavicembalista, si ridurranno notevolmente. Non ridurrà però, non si esaurirà la sua vena creativa, quindi la sua produzione continuerà notevolmente. A tutt'oggi, ovviamente, morirà nel 1729, sempre a Parigi. A tutt'oggi, come stavo già anticipando, è più ricordata per le composizioni per clavicembalo, per le sonate e anche per le cantate, che sono le sonate e le cantate due composizioni, due forme di derivazione italiana. Qui è giusto mettere in evidenza un aspetto, anche per conoscere un po' di più la musicista. All'epoca vi era un fortissimo e notevole dibattito, diciamo anche uno scontro, tra i sostenitori dello stile italiano e i sostenitori dello stile francese. C'era proprio una querelle ed erano estremamente divisi. La Jacquette è una musicista, e per fortuna non era l'unica, che riteneva che mantenere così divisi, sterili queste lotte non portasse niente di buono, neanche alla musica ovviamente. E quindi ecco che nella sua produzione troviamo tante di queste composizioni, come ho detto e ho già anticipato, di derivazione italiana, ma che si fondono con il suo stile anche francese. Il tutto rende, a suo giudizio, molto più ricco il patrimonio musicale.
E adesso facciamo un esempio, ascoltiamo. Ascoltiamo una sonata in Re maggiore, un pezzo della sonata in Re maggiore, tratto dalla seconda raccolta, che è datata 1707. L'ascoltiamo eseguita da violino, violoncello e clavicembalo. Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, una brillante musicista del suo tempo, che vale la pena non dimenticare. Alla prossima!